Eccoci, finalmente sono arrivato qui da Ikea da Fragola, in provincia di Napoli. Sono venuto ad acquistare il giradischi in edizione limitata di questo marchio svedese in collaborazione con Swedish House Mafia. Appena riuscirò a comprarlo, sperando che ci sia qui a Napoli, tornerò a casa, lo proverò con voi e lo smontiamo interamente, così vediamo cosa c'è all'interno di questo giradischi. A dopo! Eccoci, finalmente sono rientrato da Ikea, sono stato lì circa 2 ore, ho visionato tutti i prodotti della nuova linea Obe Gransad, ho trovato il giradischi, l'ho acquistato, quindi tra poco andremo ad aprire la scatola e andremo a provarlo. Voglio dirvi che presso l'Ikea di Afragola, in provincia di Napoli, mancavano 2 prodotti della nuova linea Obe Gransad, cioè la borsa nera portadischi e mancavano anche le mensole per appoggiare i monitor. Onestamente ci tenevo molto a comprare queste mensole, però purtroppo sarei dovuto ritornare l'indomani, arrivavano 45 pezzi, quindi vi assicuro che tutta questa linea è limitata, quindi se volete acquistarle affrettatevi ad andare presso i magazzini dell'Ikea e fate di vostro, compratele. Ad ogni modo io ho insistito un po' con il personale di Ikea, che ringrazio, vi dico perché. Io ho chiesto se potevo acquistare le mensole in esposizione e loro inizialmente mi avevano detto di no, però si sono inteneriti. Io ho detto loro che per motivi di lavoro e di famiglia non sarei potuto ritornare domani, quindi loro hanno fatto uno strappo alla regola in via straordinaria, mi hanno smontato le mensole che erano state collocate sulla scrivania della Obe Gransad, sempre di questa nuova linea, e me le hanno vendute. Io ringrazio il personale di Afragola per questa cortesia che mi ha accordato. Adesso iniziamo con l'unboxing della giradischi Obe Gransad di casa Ikea. Ecco finalmente il nostro giradischi Obe Gransad dell'Ikea. Guardiamo attentamente la scatola prima di aprirla. Allora, qui c'è scritto fatto in Cina, made in China. Ok, passiamo subito all'apertura. Allora, abbiamo un filo di connessione USB-A, USB-C. Questo è il cavetto di alimentazione del nostro giradischi Ikea. Poi abbiamo un paio di cavetti RCA mini jack. Allora, dalla scatola sono usciti 2 manuali. Il primo manuale ci illustra brevemente quelli che sono i cablaggi e invece il secondo, vabbè, tutte le specifiche tecniche, garanzie e quant'altro. Eccoci qua. Andiamo ad estrarre finalmente il nostro giradischi Ikea. Andiamo ad analizzare nel dettaglio come è composto questo giradischi. Come vi ho mostrato in apertura della scatola, abbiamo un cavo RCA mini jack stereofonico e abbiamo un cavo di alimentazione, il trasformatore non è incluso, USB a USB-C.
Andiamo a rimuovere questa scatolina posta sul perno centrale, e come avevo già notato da Ikea, il giradischi soffre molto per questo dondolio del piatto rotante. Questo è sicuramente un grandissimo difetto. Abbiamo un pannetto antistatico di media qualità, non è ruvido, quindi possiamo tranquillamente poggiare i nostri vinili senza rischiare di graffiarli. Adesso guardiamo in maniera più dettagliata questo giradischi. La prima cosa da notare è che il piatto è realizzato interamente in plastica. Io mi aspettavo che questo mobiletto fosse in legno, in realtà è interamente realizzato in plastica. Abbiamo qui le aperture, i fori sul piatto rotante per sostituire o rimontare la nostra cinghia di trasmissione. Qui possiamo notare il motorino. Il piatto, come vi dicevo, ha sicuramente un fastidioso problema di stabilità, infatti si muove veramente troppo. Guardate come balla questo piatto rotante. Un vero peccato, perché il giradischi è molto molto bello. Allora, il braccio ha un peso non mobile ma è fisso, è in metallo. Abbiamo la nostra testina audiotecnica con taglio sferico. Abbiamo due tasti frontali 33-45 giri e l'on-off. Nella parte laterale invece abbiamo la connessione RCA, l'entrata USB-C per l'alimentazione, infatti c'è scritto Power. Sul retro non c'è niente. Sulla parte inferiore invece che cosa abbiamo? Abbiamo le specifiche tecniche. Ci dice che il trasformatore deve essere almeno di 1 ampere, ci dice che è stato fatto in Cina, non ne avevamo dubbi, e non aggiunge null'altro. Ok. A questo punto siamo pronti per provare il nostro giradischi dell'Ikea. Colleghiamo il filo di alimentazione, l'USB-C. Adesso proviamo l'accensione del giradischi, vediamo se gira. Ok. Proviamolo ora a 45 giri. Il motorino è sicuramente un po' rumoroso, ma visto il prezzo di 129 euro non potevamo aspettarci altro. Adesso collegheremo questo giradischi al mio mixer e all'impianto che io utilizzo per ascoltare la musica a casa. Questo è il pannetto. Adesso sceglierò un disco da ascoltare insieme a voi. Ok, è tutto pronto. Ho collegato il giradischi al mio mixer, ho utilizzato però non il cavetto in dotazione RCA mini jack, ma ho usato un cavo RCA. L'ho collegato nell'ingresso line del mio mixer. Questo perché il giradischi dell'Ikea ha già uno stadio di preamplificazione interna, quindi ha un'uscita line, e lo collegheremo direttamente all'entrata line del nostro mixer.
Fate attenzione, prima di ascoltare il vostro primo disco dovete rimuovere la protezione dello stilo della vostra puntina, sganciare la C che blocca il braccio. Andiamo ad alzare il nostro braccio del giradischi e per l'occasione farò ascoltare un disco che non ho mai utilizzato, quindi è nuovo, privo di imperfezioni. Ora vado ad accendere il giradischi, l'ho posizionato su 45 giri perché il vinile, pur essendo un 12 pollici, è stato inciso ad una velocità di 45 giri. Accendiamo il nostro piatto, andiamo a spostare la puntina all'inizio del disco, la abbassiamo, la discesa è molto lenta, molto graduale. Sister beside your brother. Fire, 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 fire. Politician them vampire. Fire, 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 fire. There will be blood and fire. What do you want to see them? I never do to express myself. We not have more pain. We don't want to listen. Promises, proclamation, discrimination, distant rotation from the drugs. Now it's time to love each other. Sister beside your brother. Fire, 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 fire. Politician them vampire. Fire, 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 fire. There will be blood and fire. Let Vatican pay. Don't make them look like heroes. People want to work. We are doing gospel paper. May the evil be defeated. Do not to the wicked and poor. Ok, dopo questa prova audio vi dico che con il mio impianto suonava veramente bene questo giradischi, chiaramente rapportato al prezzo di 129 euro. C'è un po' di disturbo quando non c'è la musica, però questo viene coperto nel momento in cui andiamo ad ascoltare i nostri vinili. Vi volevo dire una cosa, ho notato che non c'è l'adattatore 45 giri, infatti qualora io volessi ascoltare, anche questo è un vinile nuovo, mai ascoltato prima, devo utilizzare un adattatore, in questo caso userò quello del mio Technics 1200, quindi lo andiamo a posizionare al centro, vediamo un po' come si comporta il vinile 7 pollici su questo giradischi dell'Ikea.
ho provveduto a prendere un vinyl code della Traktor, l'ho posizionato sul giradischi dell'Ikea. Adesso andremo a vedere un po' come si comporta con il timecode. Perché faccio questa prova? Perché il timecode legge la velocità del vinile, quindi della rotazione, in maniera molto precisa. In questo modo noi possiamo giudicare anche quello che è il motore del nostro giradischi. Andremo a verificare che il vinyl code gira in maniera corretta senza sbalzi. Quindi adesso iniziamo subito con la registrazione del monitor. Vi farò vedere la schermata del Traktor. Originally split cali, sì. Il sappione non lo voglio cancia più buona. Il sappione non lo vogliono, senza mina sopraffina. Il sappione non lo voglio cancia più buona. Il sappione non lo voglio libera sta cancia. Ma ricorda quando accattava, una centenara non ancora non capeva. Faceva e petta robe ma batteva dritta e più sotto tutti da leva. Non capeva ancora buona allora fino a quando hanno non taglieva e veniva. Arriva su pescanca ma ricorda come si possa chiedere. Se vareta o futura e non mare ci pintieda. Tutti anche la lanzola e ricche da fischiavano. O cori e bambilla e già man panicava. Carenna a due passi guardia casa avvicinava. Sperando tra me e me da non m'arrestava. Invece avvicinato quando arrivi diamo banca. Forse il petto della fila credeva che la casa stava a capitare. Non guardia canna figlio cancia ma a casa mia amici fanno finta cancia stamma punto quando sotto a base passano andano a guardare. Non capisco che dice fanno pure soccecate. Forse pure finanziate quando scattano la data. Vanno a pigliare un pagamento cani che già sanno. Oh ma che era che parte sto. Non piglia parte quando ma mancano il sistema vero. Mi pensa che la cavenca e non ci credono. Che è illegale ma ogni pizza trova ascolta ma tu. Se diventa nero coppa vita ne voglio una randa coca pizza vinta che c'è netta coppa una randa si nanna appantata quanto è giunto non guarda. Mettere un coppa di spray e che sape se c'è da. Non può dire che è un barino che consiglia succeda. Che scamazza che si vede da consiglia l'altro. Resta lo sistema qua con le morta centana. Casa spartano mercata le miliardi illegali. No non l'hanno ancora capita. Hanno solo legalizza e che un posso fare. No non l'hanno ancora capita. L'hanno solo legalizza e che un posso fare. No non l'hanno ancora capita. L'hanno solo legalizza e che un posso fare. No non l'hanno ancora capita. L'hanno solo legalizza e che un posso fare. Il sappione non lo voglio no. I calesti facciamo li voglio. Il sappione non lo voglio no. Se non lo voglio mi sta menzicando io. Il sappione non lo voglio no. I calesti facciamo li voglio. Il sappione non lo voglio no. Se non lo voglio mi sta menzicando io. In Spagna siamo coltiva. In Germania fino a 30 grammi da mano tua. In Svizzera pure è legale, non andai normale. In Italia sto il sistema, ci devono mangiare. Non è legale che c'è poppa, non sanno a ragionare. Non è legale che c'è poppa, non sanno a ragionare. Ascolta buono fa, original canciamar. E legale sti cancia, aveva una cacia piace fuma legale. Sti cancia, di cancia. A questo punto, dopo aver provato il nostro giradischi con i vinili, con il timecode con Traktor, abbiamo visto che il piatto gira in maniera regolare, andiamo a scoprire cosa si cela all'interno di questo prodotto Hobbe Gransad della Ikea.
Ho rimosso tutte le viti dal fondo del giradischi, adesso è possibile aprirlo. Ecco qui, questo è il fondo del giradischi, lo sposto. Adesso andiamo a vedere l'elettronica del nostro giradischi Ikea Obe Grand Sad. Aspettate un attimo, eccoci qua. Andiamo a vedere più da vicino l'elettronica di questo Obe Grand Sad. Allora c'è una PCB, adesso ho posizionato meglio il giradischi, andiamo a vedere l'elettronica di questo Obe Grand Sad dell'Ikea. Abbiamo una piccola PCB, qui sono saldati il filo del canale destro e sinistro più la massa. Questi fili infatti provengono dal braccio. Questa è la scheda elettronica dove sono saldati anche i connettori RCA, è saldata la presa qui USB tipo C e il controllo del nostro motorino. Ok, andiamo a vedere che cos'è. Qua abbiamo i tasti on off e 33-45 giri. Eccolo qua, il nostro on off e 45 giri, ce li ritroviamo qui, sono due semplici interruttori. Vediamo un po' senza svitare se riesco a vedere qualcosina della scheda. Andiamo a scoprire il nostro giradischi dell'Ikea. Siamo finalmente giunti alla fine di questo lunghissimo video, noiosissimo. Immagino molte persone già avranno chiuso il YouTube da parecchio tempo. Tiriamo le somme. Come va questo giradischi? Io non lo so come... Allora, tiriamo le somme. Come va questo giradischi? Mi viene da ridere perché qua si parla di collaborazione del Swedish House Mafia, 3 DJ famosissimi a livello internazionale, parliamo di Angello, Ingrosso, Axwell. Cioè non riesco a capire perché poi in alcuni dettagli non abbiano dato questo contributo importante, soprattutto perché loro erano del settore, quindi sapevano benissimo cosa poteva andare e cosa no. Infatti io credo che questa collaborazione in realtà sia soltanto una mossa pubblicitaria, un fine di marketing, un fine strategico per far parlare di sé. Io credo che per dare un giudizio obiettivo su questo giradischi bisogna in qualche modo dimenticare tutti i giradischi, tutti i prodotti che ho posseduto e che ho utilizzato,
che provenivano da un'epoca totalmente diversa, dove le case produttrici si combattevano il mercato, cercavano di conquistare il mercato con prodotti quanto più innovativi possibili, con soluzioni tecniche d'avanguardia, elettroniche molto spinte, automatismi vari. Oggi ci troviamo in un'epoca dove i prodotti non hanno grandi appeal, non provengono da uno sviluppo interessante, da uno sviluppo continuo, soprattutto quando IKEA, questo colosso dei mobili, inizia ad entrare a gamba tesa nel mercato della musica. Allora, questo giradischi è sicuramente un buon giradischi per chi inizia ad ascoltare, vuole ascoltare la musica in vinile. Stranamente vi dico che è un bel giradischi, funziona bene. Mi viene da ridere perché sembra quasi che io abbia preso una bustarella da Ikea, ma in realtà il giradischi, a differenza dei giradischi in valigetta, dei giradischi che ho anche io, tra poco ve lo mostro, che hanno una qualità costruttiva molto scadente, hanno la possibilità soltanto di montare determinate testine. Questo giradischi è vero, è preinstallato, è pronto all'uso, ma ha una qualità sicuramente differente, per il sol fatto che monta una testina vera, cioè monta un'audiotecnica sferica. Quindi io l'ho provato il giradischi, io già sapevo come avrebbe suonato, ho spinto le casse anche a livelli discreti, quindi con i sub belli che si sentivano, i decibel dei satelliti erano molto forti, non ho avuto nessun problema. Il video parla da solo, io ritengo solo che c'è qualche cosa da cambiare. Il design sì è bellissimo, io lo trovo molto affascinante e accattivante, questa soluzione di far uscire il piatto fuori dal cubo che contiene il piatto rotante, dal giradischi vero e proprio. Mi ricordo un po' il Technics SP25 o il SP15, dove il piatto rotante, se voi togliete il giradischi dal plinto, voi troverete il piatto rotante che esce fuori dall'altra parte della struttura del Technics. In verità mi aspettavo un'uscita fono dedicata, al fine di poter eliminare dei disturbi che si sono sentiti all'interno delle casse, soprattutto quando il piatto è spento, quindi si sente un po' di fruscio, e quindi vi ripeto, mi aspettavo una uscita dedicata fono. Tirando le somme, questo giradischi ha dei pro e dei contro. Mi è piaciuto per il design, mi è piaciuto per delle soluzioni tecniche nell'aver posizionato lateralmente i connettori RCA e l'alimentazione che viene fatta attraverso un semplice cavetto USB tipo C. Il giradischi ha una nota di pregio che è la puntina audiotecnica con taglio sferico. Questa puntina ci permette di ascoltare la musica in maniera decente, quindi se voi non avete un giradischi a casa, state pensando di acquistare un prodotto di design rivendibile, perché questo giradischi, a differenza di tanti altri, avrà sicuramente una richiesta sul mercato, quindi non state gettando i vostri soldi. Vi ripeto, sono rimasto stupito dalla qualità sonora, mi aspettavo un giradischi che mi avrebbe molto deluso sul fattore musicale, sul fattore sonoro. In realtà, con il mio impianto, io ho ascoltato molto bene la musica. Devo dire la verità, già sapevo che sarebbe stato un giradischi differente dal Numark PT-01, che monta un aratro, non una puntina. E vabbè, non avrei problemi nell'ascoltare musica con dei vinili prima originali, prima stampa, seconda stampa. Sono sicuro che questo giradischi, così come è settato, è tutto preinstallato, quindi i pesi, i carichi sullo stilo sono già stati settati ed equilibrati in fabbrica. Vi dico che
alla fine potete utilizzare tutti i tipi di vinile. Le note negative ce ne sono e sono secondo me anche tante, però non vanno ad inficiare la bontà di questo giradischi, perché diciamo la verità, noi dobbiamo essere obiettivi nel giudicare questo prodotto, perché se noi volessimo collocarlo nel segmento dei giradischi anni 70, anni 80 e anni 90, questo giradischi dovrebbe andare immediatamente in pattumiera, ma oggi il mercato produce delle robe molto scadenti, soprattutto quando si parla di spendere 100 euro, 120 euro per un giradischi. Questo alla fine svolge il suo compito, lo fa in maniera buona. Sicuramente ci sono, come vi dicevo, dei difetti che potevano essere evitati. Se voi stavate pensando che il video era rivolto per screditare questo prodotto, vi dico che non è affatto così. Questo giradischi è un bel giradischi, funziona bene. Se potessi tornare indietro e se lo trovassi presso l'IKEA, io lo comprerei, perché non ha deluso le mie aspettative. Allora, quali sono i punti dolenti di questo giradischi? Il primo grande punto dolente, però è anche il punto di forza di questo giradischi, è il design. Questo giradischi impedisce di essere coperto da un qualcosa, perché il piatto fuoriesce dai bordi del piatto, dello chassis, e quindi non so proprio come possa essere coperto da una campana, qua ci vorrebbe, non lo so. Punto di forza invece ulteriore è la sua compattezza, è un giradischi piccolo, bello da vedere, ha un braccio in metallo, ha una shell invece in plastica, la puntina è stata ancorata e settata già alla fabbrica, il peso posteriore in metallo è fisso, quindi non potremo andare a modificare il carico sull'astilo. La levetta per alzare il braccio è molto efficiente, quindi alza immediatamente il braccio e lo fa scendere in maniera molto graduale. La C di blocco braccio è molto resistente a differenza del Newmark, dopo se ho tempo ve lo mostrerò. Io mi ritengo fortunato di aver acquistato questo giradischi, perché ci tenevo a fare la recensione. Ci tenevo a ficcare il naso all'interno di questo giradischi per vedere che cosa era contenuto. Abbiamo visto che l'elettronica è un'elettronica molto spartana, non manca la connessione fono, c'è soltanto la connessione line, ma giustamente c'è poco, non c'è connessione Bluetooth, non c'è un alimentatore interno per amplificare le casse, non c'è un amplificatore, quindi questo giradischi deve svolgere soltanto la funzione di leggere i solchi dei vostri vinili, e lo fa in maniera discreta, anche se il giradischi effettivamente è un giradischi tutto in plastica, molto leggero. Non vi aspettate nulla dei giradischi degli anni 70 e degli anni 80. Il piatto in plastica, guardate come balla, cioè questo sarebbe stato un... In conclusione, io vi dico che questo giradischi io lo conserverò gelosamente, perché è molto bello, mi piace, e chissà, forse un giorno acquisterà anche valore, perché il prodotto IKEA è un prodotto originale, è a tiratura limitata, ed è sicuramente un giradischi che fa un piccolo passo in avanti rispetto a tutto quello che il mercato oggi dei giradischi in plastica cinesi ci offre.